Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao amici, bentornati sul canale, benvenuti da parte del vostro Andrew Riker. Allora, quest'oggi finiremo di completare l'assemblaggio dei componenti allegati al fascicolo numero 2, la USS Enterprise. Quindi faremo lo stage 6, che è l'ultimo stage, l'ultima fase, che è compresa in quel fascicolo. Come potete vedere qui ho già i pezzi relativi, che andremo tra poco ad aprire. Come al solito, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale per chi non l'avesse fatto, lasciate un like se vi è piaciuto e se vi piacerà il video, attivate la campanella in maniera tale da rimanere aggiornati su tutti gli eventuali futuri video che vi proporrò. Chiaramente il canale, lo sapete, tocca vari temi, la maggior parte sono legati al modellismo, ma non solo. E tratteremo anche modellismo di altro genere, quindi non solo quello relativo a Star Trek, ma un po' in generale, e toccheremo anche a molti altri argomenti nel corso del tempo, quindi potreste rimanere anche interessati da altre cose. Come al solito vi ricordo quindi, oltre all'iscrizione al mio canale, anche di iscrivervi per gli appassionati di Star Trek al canale YouTube di Extra Trek. Saluto Claudio che gestisce il tutto. Vi ricordo che Extra Trek è un sito web che parla della fantascienza in generale, fantascienza vista con il cuore, non solo con la mente, perché è gestita comunque da tutti da appassionati, quindi non da gente che lo fa per speculare o per soldi. E troverete tantissime novità, tantissime informazioni nuove, interessanti. Sicuramente ne rimarrete affascinati e troverete informazioni non solo su Star Trek ma sulla fantascienza in generale. Tra le varie rubriche trattate sul sito ce n'è anche una mia piccolina che tratta del modellismo relativo sempre alla fantascienza, quindi potreste trovare anche altri argomenti di vostro interesse e vi invito a darci un'occhiata, perché comunque è una comunità di appassionati che sta crescendo e che merita veramente l'aiuto di tutti, perché sono veramente in gamba. Bene, ora procediamo con lo sbustamento di questi pezzi e con l'assemblaggio, ok? Come direbbe il capitano Picard, attivare. Tiriamo fuori le parti. Questa volta sarà un assemblaggio velocissimo, credo. Allora, qui abbiamo parte del telaio dell'astronave che reggerà tutti i pannelli, eccolo qui. Telaio in metallo, quindi sicuramente è una nota buona, un voto positivo per Eagle Moss, complimenti, perché noi vogliamo modelli fatti così, belli resistenti. E poi abbiamo anche queste staffe che serviranno chiaramente per reggere un po' il livello di separazione tra le varie parti dello scafo, quindi andremo principalmente ad assemblare queste due parti su questo pezzo qua. Come vedete, a supervisionare queste fasi finali di questo assemblaggio è arrivato anche parte dell'equipaggio di plancia dell'Enterprise. Qui lo vedete di spalle, ovviamente abbiamo il tenente Worf, il capitano Picard, il tenente comandante Geordi LaForge, il comandante Riker e il tenente comandante Data, che sono venuti per diciamo, assicurarsi che facciamo le cose correttamente. Allora, la prima cosa da fare, adesso chiaramente li sposto un attimo di lato perché vi voglio far vedere meglio la fase di montaggio. Ecco qua, loro li mettiamo magari da questo lato. Insieme a queste parti vengono fornite delle viti BM, quindi viti per il metallo. Allora, come dobbiamo operare? Allora, innanzitutto prendete il telaio, guardatelo, troverete che da una parte avrà dei perni in rilievo, no? Allora, questa è la parte che dovete vedere verso di voi, quindi appoggiate la parte che è completamente liscia
sul piano di lavoro. Poi prendete questi due oggetti, ok? Se li guardate da una parte o dall'altra sono uguali, quindi come li girate vanno bene. Chiaramente dovrete seguire la curva in base a come è fatto il telaio. Contate, allora innanzitutto montiamo questo più largo, questo più grande. Partendo da qui, vedete qui c'è un'asola che non c'è dall'altra parte, quindi è facile da identificare. Contate 2 riquadri, quindi 1 e 2. Questo pezzo va posizionato qui, tra il secondo e il terzo riquadro, e andrà posizionato con queste parti cilindriche all'interno delle fessure che vedete qua, in questo modo, ok? Chiaramente poi verranno fissato dal lato opposto con 2 viti BM, quindi lo gireremo. Ovviamente questo non è necessario tenerlo in posizione più di tanto perché non è una parte particolarmente complessa. Io adesso lo appoggio velocemente così. Questo che probabilmente sarà il video più veloce della storia per questa build dell'Enterprise, ma meglio perché sennò magari vi annoio anche, no? Invece così ci facciamo una chiacchierata in amicizia, nel frattempo vi faccio vedere la fase finale, che poi comunque è facilissima, solo che magari può creare qualche dubbio a molti magari sul verso in cui l'ho fatto. Allora riprendo, ricordo, allora posizionatelo tra il secondo e il terzo riquadro. Appena vedete che è entrato bene dentro i buchi, i cilindretti sono entrati nei buchi, piazzate la prima vite e incominciate ad avvitare con il solito sistema che usiamo per il metallo, quindi sempre con una certa cautela, non stringete troppo, ok? Fate sempre anche quel giretto indietro, ragazzi, meglio metterci 5 minuti in più che poi smadonnare 2 ore per tirare fuori una vite rotta, che spesso e volentieri non si riesce nemmeno a tirare fuori e va rimossa chirurgicamente con un trapano. Poi una volta posizionata leggermente la prima vite, riposizioniamo bene il pezzo in maniera tale che spiani bene e inseriamo la seconda vite, ovviamente sempre tornando anche un pochino indietro. Ricordo, il metodo più corretto sono 2 giri completi avanti e un giro indietro. Ripetiamo anche di qua per completare il serraggio che non l'avevo fatto. Anche qui non è necessario stringere a morte, una volta che vedete che è arrivato è sufficiente. Tanto ripeto, è un modello statico, non va da nessuna parte tranne che sulle vostre vetrine o sui vostri mobili. Prendiamo il pezzo più stretto, ok, che è anche un pochino più lungo, e lo posizioniamo questa volta sulla, diciamo, meridiana che divide il terzo dal quarto quadrante del telaio, in questo modo, ok? Quindi ci prepariamo altre 2 viti, sempre BM, sempre da lubrificare. Ecco qua. Una volta fatto questo, rigiriamo il pezzo come prima, lo teniamo con le dita in posizione. Non vi preoccupate se non spiana subito bene, l'importante è che, diciamo, mettiate in posizione i fori, poi la vite se lo tirerà in posizione da solo. Iniziamo ad assemblarlo. Senza arrivare in fondo, passiamo direttamente all'altra vite, lubrifichiamo e andiamo ad inserire la seconda vite. Controlliamo che il pezzo sia inserito correttamente dentro il foro. Possiamo completare il serraggio senza esagerare, ovviamente. Ecco qua, ragazzi, montaggio veloce
e abbiamo completato la fase 6. Bene, io a questo punto vi do direttamente appuntamento ai prossimi video, probabilmente ci sarà qualche video di intermezzo anche dedicato ad altri argomenti, perché dobbiamo chiaramente attendere la prossima spedizione. Nel frattempo farò anche un breve tutorial per spiegare a chi non lo sa come va usato il raccoglitore, perché so che alcuni non hanno ben capito come si usa, anche se in realtà poi è molto semplice. Quindi a breve girerò subito un video per spiegarvi anche questo. Ebbene ragazzi, allora per quanto riguarda l'Enterprise ci vediamo appunto al limite al tutorial del raccoglitore e alla prossima spedizione, che sarà la spedizione numero 2 con le nuove fasi di montaggio. Grazie a tutti per avermi seguito, iscrivetevi al canale e lunga vita e prosperità a tutti. Ciao 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 ragazzi.